Abbiamo fatto un gioco, è solo un gioco, lo dico subito, metto subito le mani avanti perché so già quelle che saranno le reazioni che arriveranno nei commenti, so già quello che molti di voi andranno a scrivere nei commenti. Però l'altro giorno stavamo facendo delle valutazioni, delle considerazioni all'interno del club di Passione Inter dopo che il nostro Antonio Siracusano aveva pubblicato un approfondimento molto interessante sul tema dell'attacco e degli attaccanti dell'Inter. Lo trovate sui nostri canali, vi consiglio di recuperarlo perché ci sono tanti dati e delle analisi molto interessanti. E dopo quel contenuto, dal mio punto di vista, stavo facendo anche dei miei ragionamenti su quello che è stato l'andamento degli attaccanti e dell'attacco dell'Inter in questa stagione e dal mio punto di vista vi sottopongo queste riflessioni e voglio sapere che ne pensate anche voi. In questa stagione dell'Inter, almeno fino ad ora, siamo quasi agli sgoccioli. Dal mio punto di vista, dicevo, le grandi lacune che ci sono state per quanto riguarda l'attacco ruotano attorno a 3 punti principali. Il primo sicuramente la mancanza di un giocatore che in questa stagione abbia avuto una costanza dal punto di vista dei gol segnati durante tutto l'anno, senza troppi periodi di blackout e senza soprattutto sprecare troppe occasioni da gol. Un secondo punto importante è la mancanza anche di un rigorista infallibile. Terzo punto, la mancanza di un giocatore con cui chiudere determinate partite, soprattutto alcune partite molto importanti, sfruttando le ripartenze in campo aperto che ci si sono presentate e che non siamo riusciti invece a convertire in gol e a chiudere determinate partite molto importanti. 3 elementi che non so voi, io li ho messi insieme, mettendoli tutti insieme mi hanno inevitabilmente riportato alla mente la figura di Romelu Lukaku, perché anche lui l'anno scorso e negli anni all'Inter ha sbagliato dei gol anche piuttosto facili, diciamo così, quindi anche lui non è infallibile sotto porta, lo sappiamo benissimo, però in generale i numeri dicono che Lukaku nei 2 anni di Inter e non solo è stato un finalizzatore clamoroso, bravissimo poi negli spazi aperti e soprattutto infallibile sui calci di rigore. Alla luce di questo, quindi all'interno del club di Passione Inter ci siamo divertiti a ragionare anche su come sarebbe potuta andare questa stagione dell'Inter con un Lukaku in più all'interno dell'attacco. E poi ci siamo messi con il nostro Alessio Murgida, perché ci piace fare le cose anche sporcandoci le mani, andando a verificarle proprio dati alla mano. Siamo andati con il nostro Alessio, che ringrazio, a ricalcolare tutta la stagione proprio con un Lukaku in più all'interno di questa rosa. O meglio, come abbiamo fatto, come abbiamo proceduto. Abbiamo innanzitutto ricordato e considerato che la scorsa estate l'Inter ha sostituito Lukaku con 2 calciatori, ovvero Dzeko e Correa. Lukaku di fatto la scorsa stagione ha disputato tutte le partite di campionato o quasi, visto che ne ha giocate 36 su 38 e visto che in questo momento siamo a 35 giornate di campionato che si sono giocate, il campione praticamente è lo stesso. Dopodiché per ogni partita giocata, allora, visti i presupposti da cui siamo partiti, in questo campionato siamo andati a sostituire i gol segnati da Dzeko e Correa nelle singole partite con i gol invece che Lukaku aveva segnato contro lo stesso avversario nella scorsa stagione, ovvero quella dello scudetto numero 19. Ovviamente tra la scorsa stagione e questa ci sono 3 squadre differenti, visto che ci sono 3 squadre retrocesse la scorsa stagione e 3 nuove squadre promosse dalla Serie B. Quindi che cosa abbiamo fatto? Per semplicità abbiamo sostituito la squadra terzultima classificata dell'anno scorso, della Serie A 2020-2021, con la prima in classifica della Serie B 2021 e così via. Per cui al Benevento abbiamo associato l'Empoli di quest'anno, al Crotone la Salernitana e al Parma invece il Venezia. Fatto questo, abbiamo poi, tra virgolette, rigiocato tutte quante le partite e adesso vi voglio far vedere anche i risultati. Ovviamente lo ripeto, si tratta soltanto di un gioco. È logico che con o senza Lukaku cambiano tantissime cose dal punto di vista del gioco, dello stile di gioco, del modulo offensivo. È cambiato anche il modo di attaccare dell'Inter e probabilmente cambia anche il rendimento dei giocatori al suo fianco, perché comunque nel bene o nel male Lukaku è un forte accentratore e nella scorsa stagione aveva servito anche 10 assist per i suoi compagni nel campionato di Serie A. Per semplificare vi dico già che noi non abbiamo preso in considerazione gli assist serviti da Lukaku e da Dzeko e Correa perché subentravano poi tante altre variabili difficili da calcolare, ma comunque anche con i soli gol secondo me è un gioco interessante se pensiamo che
in questo momento la volata per lo scudetto è apertissima, la stiamo giocando punto a punto, lo sappiamo benissimo, e in questo momento molti di noi giustamente stanno dando la colpa dei 2 punti di svantaggio, sul Milan ai 2 mesi di difficoltà che abbiamo vissuto tra febbraio e marzo, soprattutto agli attaccanti che, non sono stati costanti durante tutto l'arco della stagione con i loro gol segnati, mentre bene o male Lukaku nella stagione 2020-2021 aveva avuto un rendimento molto più omogeneo e aveva di fatto segnato in maniera molto più regolare, distribuendo i gol in tutta la stagione. Quindi, se ci fosse stato lui con la stessa costanza a livello di gol, le cose sarebbero cambiate in maniera così radicale quest'anno per l'Inter, almeno dal punto di vista dei numeri, oppure no? Lo vediamo insieme, vi condivido dal nostro sito passioneinter.com l'articolo completo realizzato anche dal nostro Alessio, lì c'è tutto il riepilogo se volete andare a rivedere tutte le partite come sarebbero terminate quest'anno nella stagione 2021-2022 senza i gol di Correa e Dzeko, ma con i gol segnati da Lukaku nella stessa partita. Mi spiego meglio, vi faccio 2 esempi che possiamo trovare subito, pronti, partendo per esempio da questo Sampdoria-Inter di questa stagione, risultato finale nella gara d'andata 2-2, nell'Inter in questa partita avevano segnato Di Marco e Lautaro Martinez, la scorsa stagione invece Samp-Inter era terminata addirittura 2-1 per la Samp, vittoria della Samp con il gol di De Vrij per l'Inter. Quindi ai fini del nostro gioco il risultato di quest'anno non cambia, perché non ci sono gol né di Correa né di Dzeko in questa partita di quest'anno e non c'erano gol di Lukaku nella sfida dell'anno scorso, ed infatti nell'articolo troviamo scritto esattamente Samp Inter 2-2 come si è rivelato sul campo. Un risultato che invece cambia in maniera importante e decisiva è quello del derby a partire da quello d'andata di quest'anno, perché il primo derby di quest'anno, intanto ve lo ricordo, si è giocato in casa del Milan, terminato 1-1 con i gol di Çalhanoğlu sul rigore e poi un autogol di De Vrij purtroppo decisivo. L'anno scorso invece il derby in casa del Milan finì 3-0 per l'Inter con un gol di Lukaku che aveva chiuso i conti dopo la doppietta di Lautaro Martinez. Quindi alla luce del nostro ragionamento, se aggiungiamo quel gol di Lukaku della scorsa stagione al derby d'andata di quest'anno, l'Inter avrebbe vinto l'andata 2-1, mettendo 2 punti in più nella sua classifica e soprattutto ottenendo una situazione molto differente negli scontri diretti, perché con questo calcolo anche il ritorno sarebbe finito 2-2 anziché 2-1 per il Milan, e potete capire bene che il risultato a livello di classifica e di scontri diretti sarebbe sostanzialmente differente, e oggi ce ne rendiamo bene conto, visto che la situazione si è fatta complicata anche alla luce dello svantaggio negli scontri diretti. Ripeto, tutti i risultati li trovate quindi sul nostro sito passioneinter.com, vi lascio anche il link in descrizione, così potete andarveli a consultare se siete curiosi di questo, e potete farlo con più calma. Io direi invece di andare adesso diretti alle conclusioni e alla classifica, che alla fine di tutto sarebbe piuttosto differente, perché vi mostro, giusto sempre non ricordarla, la classifica attuale, quella reale del campionato di Serie A, che vede il Milan in testa con 77 punti e il vantaggio negli scontri diretti con l'Inter, che invece insegue a quota 75, mentre il Napoli è terzo a quota 70. Questa è la classifica reale della stagione attuale 2021-2022. Cosa sarebbe successo invece nella nostra classifica fantasiosa, diciamo così, con l'inserimento di Lukaku nell'Inter al posto di Dzeko e Correa? Ve lo mostro di nuovo leggendovi la classifica finale, che vedrebbe l'Inter prima insieme al Milan a 73 punti, quindi l'Inter avrebbe 2 punti in meno rispetto alla classifica attuale reale, ma con gli scontri diretti, come vi dicevo, a favore nei 2 derby per i calcoli che vi abbiamo detto prima. Il Napoli invece sarebbe molto più vicino, perché sarebbe a quota 72 anziché a quota 70 come si trova attualmente, e anche con il Napoli l'Inter avrebbe il vantaggio negli scontri diretti, anche qui. Quindi in sostanza l'Inter avrebbe con Lukaku al posto di Dzeko e Correa, stando al calcolo che abbiamo fatto noi, meno punti in totale, e la classifica sarebbe ancora più agguerrita per lo scudetto, ma con Lukaku l'Inter avrebbe di fatto il destino nelle proprie mani, perché l'Inter, vincendo le ultime 3 partite di campionato, essendo davanti ad entrambe, chiuderebbe il discorso scudetto. Oggi invece lo sappiamo, siamo costretti a dover sperare, oltre che a vincere le prossime 3, dobbiamo sperare anche in una sconfitta del Milan o almeno 2 pareggi nelle ultime 3 per i rossoneri. Una differenza sostanziale e non da poco
che si concentra soprattutto in 2 sfide decisive, ovvero i 2 derby di campionato in cui Lukaku l'anno scorso era diventato un po' il re di Milano, era stato ribattezzato, mentre Correa e Dzeko quest'anno, non hanno inciso. A livello globale possiamo dire, andiamo verso la conclusione, di stagione, però i numeri dicono quindi che dal punto di vista puramente numerico di gol fatti e di classifica, l'Inter comunque è riuscita ad attutire il colpo, nonostante una partenza pesantissima, di Lukaku e probabilmente, ecco, con un Correa un po' più incisivo saremmo riusciti a fare addirittura molto meglio. Questo è quello che emerge un po', almeno secondo me, secondo la mia analisi, da questo sorta di analisi di gioco che abbiamo provato a fare, fermo restando che, lo ripeto per l'ennesima volta, si tratta di un gioco e un Lukaku in più in questa squadra sicuramente avrebbe cambiato veramente tante cose. Da vedere poi se in meglio o chi lo sa, magari anche in peggio, visto che bisogna considerare anche il cambio da Conte che ha valorizzato tantissimo Lukaku al passaggio ad Inzaghi e c'è sempre la riprova del campo, non si può sapere a priori, ecco, quello che accade. Fatemi sapere se vi aspettavate questo risultato finale o se siete sorpresi dalla nostra analisi. Vi chiedo poi un vostro parere. Dove sarebbe oggi secondo voi l'Inter con un Lukaku in più, senza entrare poi nelle discussioni, nelle dinamiche del mercato, dei rimpianti vari? Solo una considerazione tecnica. Confrontiamoci su questo in maniera molto molto civile, diciamo così. Aspetto i vostri commenti, mi raccomando. Se mi avete seguito fino a qui, come al solito quando parliamo di gol e di attaccanti, vi chiedo di farmelo sapere con l'emoji del pallone, quindi aspetto la vostra emoji qui sotto. Vi ricordo che per partecipare a queste discussioni così particolari e per sostenere il nostro progetto esiste il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, dove potete entrare a far parte della nostra community ristretta e partecipare anche alla creazione di tanti contenuti approfonditi, oltre che alle nostre chiamate esclusive e molto molto altro ancora. Passioneinter.club, mi raccomando, vi aspettiamo nel club.